Oggi più che mai viene utilizzato il termine resilienza ed è una parola particolarmente diventata alla moda. Genera un effetto di massa molto importante a livello psicoemotivo. Innanzitutto vuole indicare una serie di eventi nefasti globali ai quali dobbiamo abituarci. In realtà la parola racchiude un significato molto più profondo. Spesso utilizzato come sinonimo di resistenza, la resilienza invece indica il grado di sviluppo dei nostri talenti, mentre la resistenza definisce quanto ci opponiamo ostinatamente a qualcosa che può essere sciolto con la determinazione. Indica quindi la forza di opposizione allo sviluppo dei talenti stessi. Comprendiamo dunque che le due parole esprimono aspetti umani molto differenti tra loro, addirittura divergenti. Ma andiamo a conoscere meglio il termine resilienza. In ingegneria stabilisce la capacità di un materiale di assorbire energia in conseguenza di deformazioni elastiche e plastiche fino al punto di rottura. In psicologia invece definisce la capacità di affrontare con un'attitudine propositiva gli eventi traumatici. In ecologia e in biologia invece stabilisce la capacità della materia vivente di autoripararsi dopo un danno, ma anche la capacità di una comunità o di un sistema ecologico di ritornare allo stato iniziale a seguito di una perturbazione che ha generato il mutamento di stato. Scendendo un po' più in profondità, quindi intuendo, scopriamo che resilienza deriva dal latino resalio, iterativo di salio, che significa saltare. Con questo termine ci si riferisce ad un'azione di salto ben precisa, ovvero il saltare sulla barca per salvarsi, soprattutto quando questa si è capovolta. Questa straordinaria immagine ci stimola la mente ad un'associazione ben precisa. L'acqua rappresenta le emozioni, la barca i valori su cui basiamo la nostra esistenza attuale. In questo caso è il tentativo esterno di affondarli. Tutto questo esprime che dobbiamo fluire con le emozioni e mai farci travolgere da esse per un condizionamento esterno. In un'interpretazione diversa di resilienza giungiamo al verbo danzare. E la danza è una delle arti sacre, come il teatro, perché permette la massima espressione dell'io in armonia con la natura. Rappresenta anche il concetto di duttilità nell'essere performante. Dunque, la resilienza diviene una splendida alleata per lo sviluppo dell'intelligenza attiva di una comunità ed è direttamente proporzionale alla capacità di solvere le criticità in un sistema in transizione, per tramutarle in potenti opportunità. Un cittadino sovrano mai genera scontro con resistenza, ma utilizza quell'energia in un incontro per direzionarla in ciò che è utile, sia a se stesso sia alla comunità. Come nelle arti marziali si tramuta l'energia del colpo dell'avversario a proprio favore. Sigla!